Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Prima di iniziare, iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nemmeno un aggiornamento. Oggi vi portiamo dentro il vortice più chiacchierato del momento. Ken Yaman e la sua partner storica Demet Özdemir, colti in momenti sorprendenti tra i corridoi e le luci del set di Butterfly Labyrinth. Le prime immagini trapelate hanno incendiato i social e scatenato una tempesta di domande. Che cosa sta realmente accadendo tra questi due, dopo Sandokan e adesso in Spagna? Preparatevi, perché la storia è avvincente, romantica e punteggiata da sguardi che dicono più di 1000 parole. Dopo il trionfo su Rai 1 con Sandokan, Ken Yaman non si è fermato un attimo. Il nuovo capitolo si chiama Butterfly Labyrinth, una serie spagnola che mescola suspense, amore e tradimento con un respiro internazionale. Le primissime foto dal set lo ritraggono con capelli corti e barba minimale, un look pulito che mette a fuoco lo sguardo, capace di raccontare già il peso del personaggio. In felpa nera e pantaloni sportivi, Ken esce dal trailer, sorride a un assistente, poi si ferma un istante, il sole che taglia l'aria e illumina i contorni. Da lontano, una figura che tutti conosciamo, Demet Özdemir. Un cappotto chiaro, i capelli raccolti e un passo rapido, come se cercasse lui soltanto. E quando si avvicinano, il mondo intorno appare sfocato. Il nuovo ruolo di Ken promette un viraggio rispetto all'avventura in costume di Sandokan. Qui non domina il rombo delle sciabole, ma l'intrico dei sentimenti. In Butterfly Labyrinth, la trama segue un agente segreto costretto a difendersi da un'accusa che non merita, schiacciato da una rete di inganni mentre cerca la verità e, insieme, un amore che gli brucia dentro. Meno azione sfrenata, più intensità emotiva. Lo sguardo ferito, la parola trattenuta, la resa dei conti interiore. Ed è proprio in questa chiave che le foto dal set hanno sconvolto i fan. Un abbraccio breve, quasi timido, e quel tocco di fronte che conosciamo fin troppo bene. Perché Ken e Demet hanno una storia artistica che ha varcato i confini dello schermo. La lavorazione in Spagna ha riunito un cast che promette scintille. Maria De Nati, Andrea Duro, Félix Gómez, Noa Rollon, Michelle Calvo, Leander Vivey, Paco Tu, Marta Solaz, Victor Clavillo, Antonio Gile Orghe su che danno corpo a un mosaico di personaggi denso e internazionale. Sequoia Studios produce, con la regia di Alberto Ruiz Verroyo e Inaki Penafie, mentre la produzione porta le firme di Eduardo Galdo e Lele Portas. Alla sceneggiatura, Angela Obon e Daniel Corpas costruiscono un labirinto che non è solo geografico, ma soprattutto emotivo. Ogni nome, ogni reparto racconta una cura di livello europeo, un progetto che nasce per superare i confini e parlare a pubblici diversi. E poi c'è lei, Demet Özdemir, il cuore del gossip di oggi. Non compare tra i nomi ufficiali del cast, ma le immagini dicono il resto. Arriva sul set in punta di piedi, saluta la troupe con discrezione, si siede dietro al monitor e segue in silenzio una scena in cui Ken affronta il suo antagonista. Quando la regia stoppa, lui si volta, incrocia il suo sguardo e il resto è una coreografia di complicità. Una mano sulla spalla, una risata trattenuta, qualche parola all'orecchio. I presenti raccontano una naturalezza che non necessita di annunci. E subito esplode la domanda che domina i commenti. Cameo a sorpresa, visita privata, o qualcosa di più? Sui social, il fiume di reazioni non si ferma. Ken è pazzesco, altro che pose costruite. Butterfly Labyrinth sarà un trionfo. La chimica con Demet si sente persino nelle foto, scrivono su Instagram e su Twitter. E se le immagini in felpa nera e pantaloni sportivi hanno colpito per la sincerità, l'eco di quei pochi secondi accanto a Demet ha amplificato tutto. Gli utenti italiani, galvanizzati dalla scia di Sandokan, chiedono già quando vedranno la serie sui loro schermi. Quelli turchi osservano con orgoglio una carriera che parla molte lingue. Quelli spagnoli, incuriositi, scoprono una coppia che altrove è mito e che adesso cammina tra le loro strade. Non è un segreto che Ken Yaman ami rimettersi in gioco. Interpretare Emilio Salgari in Sandokan gli ha regalato un riconoscimento che ha superato i confini della Turchia, seducendo l'Italia e gran parte d'Europa. Con Butterfly Labyrinth cambia pelle e ritmo, scegliendo di interpretare il silenzio e le crepe del cuore. Qui il personaggio non vince con la forza, ma con la capacità di sopravvivere al dubbio. Ed è proprio in questa zona grigia che la presenza di Demet diventa narrativa, quasi un indizio, non per forza in scena,
ma nel respiro del personaggio, nel modo in cui lui guarda l'amore, come se lo avesse incontrato davvero fuori dal copione. Le foto rubate svelano anche dettagli della preparazione. Khan che ripete battute con un coach linguistico, che corregge un accento, che stringe i lacci delle sneaker prima di un check importante. La felpa nera e i pantaloni comodi sono diventati un simbolo di realismo, niente armature, niente maschere, solo un uomo che prova a salvarsi. In un angolo, Dimet osserva, prende appunti su un piccolo quaderno, poi gli porge una bottiglia d'acqua. La scena è semplice, quasi domestica, ma ha la forza di una dichiarazione. Nei momenti cruciali si scelgono le presenze che contano. Il confronto con Sandokan è inevitabile. Lì c'era il rombo del mare e l'eco della leggenda, il malese tigre che infiammava l'immaginario con l'azione e l'avventura. Qui, in Butterfly Labyrinth, la bussola interiore, drammi privati, colpi di scena, una trama che intreccia tradimento, mistero e desiderio. Il pubblico che ha amato il fragore delle battaglie scoprirà il peso di un silenzio prima di una confessione, l'ansia che precede una verità, il respiro trattenuto di un bacio che non sai se desiderare o temere. È un salto d'attore che mette in mostra l'ampiezza del repertorio di Ken Yomen. Intanto, nei corridoi del set, la voce corre: Dimet Özdemir avrà davvero una comparsa? C'è chi giura di averla vista davanti al camerino di Maria Denati, chi dice di averla incrociata con Andrea Duro mentre discutevano di una scena, chi sussurra un'apparizione strategica nei titoli di coda. Nessuna conferma ufficiale, solo quella scia di curiosità che fa crescere l'attesa. E forse è proprio questo il segreto, lasciare che sia il pubblico a sognare, a colmare i vuoti con le proprie emozioni. La sceneggiatura di Angela Obon e Daniel Koppes affonda il coltello nelle pieghe psicologiche del protagonista. Non solo amore, ma anche perdita di fiducia, una reputazione da difendere, la paura di non essere creduto. È qui che Khan si accende, portando in primo piano la capacità di restare in ascolto, di sostenere la macchina da presa anche quando il testo sussurra. E in controluce, l'idea dell'amore come forza che può complicare o salvare. Le immagini di Dimet accanto a lui non sono solo gossip, sono un modo di leggere il racconto, come se la vita reale prestasse al personaggio un sentimento concreto. La regia di Alberto Ruiz Royo e Inaki Penafie tesse un'atmosfera contemporanea, fatta di vetro, cemento e luci fredde, in cui ogni riflesso può tradirti. Sequoia Studios orchestra un set fluido, dove gli attori si muovono con precisione. Félix Gomez che prova un dialogo serrato, Noa Rollon concentrata su una scena al telefono, Michel Calvo che ripete gli ingressi con il direttore della fotografia. In mezzo a questo meccanismo complesso, Khan mantiene la sua calma magnetica, quella che i fan riconoscono subito. E quando Dimet appare tra un take e l'altro, il magnetismo raddoppia, non serve un comunicato per raccontarlo. I giornalisti di spettacolo hanno osservato ogni fotogramma divulgato. L'angolazione degli scatti, la distanza tra Khan e Dimet, la scelta degli outfit. Nei loro articoli sottolineano come l'immagine pubblica della coppia, capace di attraversare gli anni senza svanire nel ricordo, oggi ritrovi un capitolo inatteso. Non esagerano con le parole, ma le domande restano sospese. È un gesto di sostegno tra professionisti, un segno di amicizia, oppure una pagina nuova di una storia che il pubblico non ha mai smesso di desiderare? Il pubblico italiano punta lo sguardo verso una possibile messa in onda nel nostro paese, forte del legame con Sandokan e della popolarità di Can Yaman. Il pubblico spagnolo esplora con curiosità un fenomeno che arriva da fuori e si radica rapidamente. Quello turco sorride di fronte a un talento che viaggia e non dimentica le origini. Nel frattempo, i fan si scambiano supposizioni sui tempi di uscita, sull'evoluzione narrativa, perfino sui dettagli del guardaroba. E c'è chi si diverte a montare piccoli video fammade, Khan che guarda lontano, Dimet che gli sfiora la mano, il titolo Butterfly Labyrinth che si accende come un'insegna nella notte. Nella parte più tesa del racconto, il personaggio di Khan affronta il cuore del labirinto, la reputazione in bilico, una pista che sembra portare a un tradimento, un bacio che rischia di cambiare tutto. Le immagini dal set suggeriscono che queste svolte non saranno urlate, ma sussurrate, come accade quando la verità è talmente vicina da fare paura. E i fan, che di sussurri vivono, hanno già eletto queste foto a manifesto di stagione. Tra un ciak e l'altro, si nota l'intesa con il cast.
Linder Vivey che scambia una battuta con Khan, Paco Tu che alleggerisce l'atmosfera con ironia, Marta Solazze e Victor Clavijo che cambiano rapidamente registro tra prova e ripresa, Antonio Gil e Orghe su che è concentratissimi prima di un confronto a due. Sono dinamiche che trasmettono solidità e ambizione, il segno che questa produzione vuole restare nella memoria del pubblico europeo. E in questo quadro Dimet, anche quando resta dietro le quinte, diventa una presenza narrativa che sposta gli equilibri emotivi. C'è un istante catturato dagli obiettivi che molti hanno rilanciato 1000 volte, Khan appoggiato a un corrimano, lo sguardo basso, il telefono in mano. Dimet si avvicina, gli tocca il braccio, lui alza gli occhi, sorride. Nessuna teatralità, nessun bacio plateale, solo un'intimità senza bisogno di prove. Forse è per questo che il web è impazzito. Perché l'amore, quando è credibile, non necessita di sceneggiatura. Che cosa ci aspetta, allora? Se Butterfly Labyrinth manterrà ciò che promettono le prime immagini, vedremo un Kenyomen più profondo, più sfaccettato, capace di attraversare il dolore e uscirne con una verità nuova. Vedremo una regia che costruisce tensione con piccoli dettagli, un cast che lavora come un'orchestra. E forse, chissà, un'apparizione inattesa, una finestra aperta per Dimet Özdemir, anche solo per un frammento, sufficiente a incendiare l'immaginario collettivo. È la promessa di una stagione che non si limita a raccontare una storia d'amore, ma la esplora con il coraggio del dubbio. Le prime foto hanno già scritto un prologo, Khan è pronto. Lo si vede nel portamento, nella concentrazione, nel modo in cui ascolta il regista e sceglie una pausa di silenzio invece di una battuta in più. Lo si vede nella cura con cui indossa la felpa nera e i pantaloni sportivi, come se quel minimalismo fosse un manifesto. E lo si vede nella scelta delle presenze, chi tenere con sé quando le luci si spengono tra un ciak e l'altro. Non una dichiarazione, non una parola in più, solo quel gesto che ha fatto tremare i social. Che ne pensate del nuovo ruolo di Kenyomen in Butterfly Labyrinth e di queste immagini che lo ritraggono con Dimet Özdemir sul set? Scriveteci nei commenti e diteci se vorreste davvero un loro incontro sullo schermo all'interno della serie. Per non perdervi nessuna novità su Khan, su Butterfly Labyrinth e sui vostri beniamini, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate, attivate la campanella e condividete questo video con chi ama seguire passo dopo passo le svolte del cuore e della carriera. Restate con noi, la stagione che verrà promette rivelazioni, colpi di scena e, soprattutto, emozioni vere. E se questo è solo l'inizio, immaginate cosa accadrà quando il labirinto aprirà davvero le sue porte. Buon anno da Stelle Turche Rivelate!